Buonasera a tutti e bentornati nel nostro canale. Questa sera fumerò un Quai d'Orsay numero 54. Bentornati. Come sapete abbiamo già fatto due video sul brand Quai d'Orsay, uno relativo alla degustazione del Senadores, l'edizione limitata uscita poco tempo fa, e l'ultima molto recente dell'edizione regionale per la Francia uscita da pochissimo, ovvero il Quai d'Orsay Clemenceau. Ma parliamo brevemente di Quai d'Orsay. Come sapete è stata fondata nel 1973, ne abbiamo già parlato, solo l'anno successivo è iniziata la vera e propria distribuzione commerciale di questi prodotti. Questi sigari sono caratterizzati da un territorio de sabor leggero. Ecco, questo sigaro, a differenza dei due che abbiamo visto in due video precedenti, di cui vi metto i link, è in verità un sigaro della linea regolare. Quindi il numero 54 insieme al suo fratello minore, il numero 50, sono stati rilasciati proprio nel 2017. Questo Quai d'Orsay numero 54 è un Edmundo Grueso e misura 54 di diametro per 135 di largo, ovvero la lunghezza. A differenza del suo fratello minore, il D50, sempre di Quai d'Orsay, che ha un diametro di 50 per un largo di 110. Che cosa distingue un Edmundo Grueso dal classico Edmundo che già conosciamo? Beh, condividono in verità la lunghezza, perché sono entrambi 135, però il Grueso, proprio per come dice il nome, è un po' più grande, precisamente 2,64 di pollice, 54 rispetto ai 52 di un Edmundo normale, tra virgolette. Il Quai d'Orsay numero 54 ha una vitola che non è mai stata utilizzata prima, mentre il Quai d'Orsay numero 50, di cui magari parleremo in un video futuro, condivide la sua vitola con altri sigari che abbiamo già visto, ad esempio il D numero 5 proprio di Partagás, che è stato da prima edizione limitata nel 2008 per poi diventare una produzione regolare nel 2011. Ma non è l'unico caso, il D5, cioè la vitola utilizzata per il Quai d'Orsay numero 50, è stata anche utilizzato per una nostra edizione regionale, cioè quella del Flor Decano Casanova, e non solo, anche un'edizione regionale per la Spagna del brand La Gloria Cubana. Quindi insomma non è proprio una vitola utilizzata tantissimo, ma è comunque più comune rispetto a quella di questo numero 54 che non si è mai vista prima. Ma andiamo ad accendere il sigaro e vedere quali sono le impressioni di fumata. Se tanto mi dà tanto, dovrei aspettarmi proprio un sigaro leggero. Prima di effettuare il taglio e l'accensione vorrei fare un'analisi a crudo e visiva di questo sigaro. Prima di tutto, la prima cosa che salta all'occhio è proprio l'aniglia. L'aniglia è quella doppia, nuova, col nuovo design, col logo diciamo più moderno,
e l'aniglia è anche in rilievo come si usa in moltissimi sigari da un po' di tempo a questa parte. Il restyling è proprio stato effettuato nel 2017 quando sono stati rilasciati nel mercato sia il numero 54 sia il numero 50. Per quanto riguarda il sigaro ha una capa ahimè non molto uniforme nel colore, vediamo qui i difetti visivi. Al di fuori di questi due problemi, cioè queste due parti verdi che non sono mai belle da vedere ma che non influenzano la fumata, me lo auguro, la capa è comunque ben stesa e setosa, ha un colore colorato claro con dei riflessi dorati che comunque la rende molto bella e ripeto, al di fuori di questi due problemi piccoli e che ogni tanto possono capitare, non mi capitano molto spesso, diciamo che il sigaro è ben costruito, il ripieno sembra uniforme e ben proporzionale, le proporzioni di questo sigaro sono belle, gradevoli anche all'occhio. Per quanto riguarda gli aromi a crudo si sentono note erbacee, note di camomilla, di fieno, di buon tabacco, come spesso succede. Non sento note di legno, ad esempio, né tantomeno degli odori come il cuoio, dei sentori animali, non ci sono. Non sento la terra, sento proprio delle note più lievi e che ricordano più le note dolci. Bene, vediamo il taglio e l'accensione di questo sigaro. Utilizzerò ormai la mia fidatissima ghigliottina di Trinidad. Andiamo a verificare il tiraggio a crudo. Il tiraggio è perfetto, estremamente agevole, addirittura molto agevole. Vediamo se questo comprometterà, velocizzerà oppure creerà qualche scompenso alla fumata. Gli aromi a crudo sono particolari, ricordano sì quelli che mi hanno evocato i profumi che ho sentito al naso, ma si sente anche una nota di terra bagnata. Terra bagnata quindi e toni erbacei, per la maggior parte queste sono le note che sento in questo sigaro. Ora procedo all'accensione. Intanto ci tengo a dire che il cugno di questo sigaro è di agosto 2020, quindi un sigaro che ha un annetto e mezzo sulle spalle, che dovrebbe essere pronto per la fumata. L'umidità relativa è intorno al 65%, quindi anche qui pronto per essere fumato. L'accensione è quasi pronta. Come sempre vi consiglio un puff al contrario, quindi soffiate molto dolcemente all'interno del sigaro
per togliere i residui dell'accensione che potrebbero dare delle piccole note amare, soprattutto su sigari come questo caratterizzati da un territorio de sabor leggero. Quindi ora vedremo se è vero. Il primo puff è sempre quello che dà un po' come l'imprinting per il sigaro, quindi vi posso subito dire che il primissimo gusto che ho sentito in bocca è il salato. Non è un sigaro sapido, non è ricco di sapori e aromi, anche se è un po' presto per dirlo, vedremo come si sviluppa durante la fumata. Bentornati, sono alla fine del sigaro, ormai ho iniziato l'ultimo terzo, il momento più triste, tirare le somme di questo sigaro. È stata un'ottima fumata, il sigaro si conferma essere di una forza leggera, ovviamente la forza va un po' aumentando, ma questa è una questione meccanica di combustione, quindi non è la forza tipica, la fortaleza che ci si può aspettare da un tabacco più forte. Quindi è un ottimo sigaro, veramente piacevole. Diciamo che la paletta aromatica non evolve in modo strabiliante, si rafforzano alcuni aromi, si affacciano dei aromi nella parte finale, come quello ad esempio del caffè, che si affianca all'aroma di erba appena tagliata piuttosto che di terra bagnata, creando un ottimo complesso aromatico e una piacevolezza alla bocca e al naso, una buona persistenza, veramente un ottimo prodotto. Se calcoliamo anche che per la fumata, che è durato circa un'ora e un quarto, diciamo, fumandolo in tranquillità, è un sigaro che non costa neanche tantissimo, perché la confezione da 25, la scatola da 25 costa 282,50, quindi 11,30 € a sigaro, un prezzo più che ragionevole per un sigaro bellissimo, buonissimo e che può regalare delle buone emozioni, delle belle emozioni. Quindi, che dirvi? Vado a effettuare la mia solita operazione di rimozione dell'aniglia, visto che io le conservo e le colleziono, e vado a finire l'ultimo terzo, o almeno una parte dell'ultimo terzo, godendomi questi ultimi puff. Non rimane altro che augurarvi una buona serata, ma prima di farlo vi invito a sottoscrivere il nostro canale, a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e di cliccare sulla campanella che vi notifica l'uscita di nuovi video. A presto per un video con Giulio, che in questo momento si trova a Dubai e che magari ci manderà un video direttamente da questa splendida location. Vediamo se riuscirà a mandarci qualche cosa. Buona serata e buona fumata a tutti.